Pennabilli è uno dei borghi più antichi della Romagna, raggiunto recentemente dalla fibra ottica ultraveloce. Qui Open Fiber, come concessionaria del bando pubblico di Infratel per la copertura delle aree bianche, ha connesso oltre 2600 unità immobiliari. Data la rilevanza storico-architettonica del paese, i lavori hanno richiesto molta attenzione e cura. Infatti, su un'infrastruttura totale di 67 km, circa il 75% è stata realizzata mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti. Oltre ad abitazioni ed attività commerciali, sono molti gli edifici pubblici raggiunti dalla banda ultralarga di Open Fiber. Questo è il Teatro Vittoria, uno degli edifici pubblici raggiunti dalla fibra ottica di Open Fiber. A Pennabilli abbiamo anche connesso un edificio pubblico molto importante, ovvero il Museo di Matematica Mateureka. Il nome deriva da matematica e eureka, che è il grido di gioia di Archimede. In realtà ha un significato più profondo da un punto di vista greco. Mateu è colui che ricerca, eureka è quello che ha già trovato. Il Museo del Calcolo Mateureka vuol far sperimentare, specialmente ai ragazzi, agli studenti o al visitatore, la fatica che l'uomo ha fatto per arrivare a contare, che è una caratteristica solamente di noi umani. Ecco, il fatto di poter, noi come museo, ma anche agli imprenditori locali, utilizzare questa fibra veloce per noi è importantissimo, perché noi siamo normalmente un territorio decentrato, poco servito dai servizi. Invece il poter avere questa autostrada digitale ci permette, ad esempio, noi come museo di avere dei collegamenti con le università, poter fare incontri anche all'estero come è successo, quindi la scelta di connettere proprio fin dall'inizio anche i paesi decentrati come Pennabilli, cosa più intelligente non poteva esserci. Vi ho portato a vedere l'oggetto più interessante, più antico che abbiamo in questo museo, un cono di fondazione sumerico del 2200 a.C. Quindi è un oggetto antichissimo, unico in Italia, visibile solo da Mateureka. È particolarmente interessante il cono di fondazione perché proviene da Ur dei Caldei, che era la patria di Abramo. La fibra ottica ci permetterà di far conoscere questo oggetto, ma anche tanti altri che ne abbiamo. Un archeologo può benissimo da qui, da Mateureka, far vedere questo oggetto, studiarlo e parlarne dall'altra parte del mondo. Oltre al Teatro Vittoria e al Museo Mateureka, Open Fiber a Pennabilli ha connesso diverse scuole e il municipio. Ricoprire un territorio di 70 km² circa non era cosa semplice, invece siamo riusciti, e grazie a voi ad Open Fiber, siamo riusciti ad arrivare su tutto il territorio comunale, prendendo tutte le frazioni e rilegando anche tutti gli edifici pubblici e in particolar modo le scuole. La maggior parte delle frazioni erano totalmente scoperte anche dalla zona, diciamo, del segnale della telefonia mobile, quindi non c'era alcuna possibilità, non c'era la possibilità di avere la DSL, quindi sarà un cambiamento epocale e anche per tutto quello che è l'impatto turistico nell'entroterra del comune di Pennabilli avrà un risvolto molto positivo. Avere la fibra ottica veramente in un borgo storico come Pennabilli, in un paese piccolo come Pennabilli, un comune montano, è una prospettiva
per il futuro. Ci siamo resi conto anche ultimamente, anche dopo questo lockdown che abbiamo avuto, queste problematiche derivate da questa crisi epidemiologica, eravamo molto isolati. Sia per quanto riguarda la DAD, la didattica a distanza, sia per quanto riguarda lo smart working e anche quando c'era la necessità di doversi collegare in videoconferenza. Tecnologicamente non eravamo all'avanguardia, finalmente è arrivato una manna dal cielo con questa fibra ottica che veramente sono convinto che fermerà questo esodo alle campagne, perché anche le industrie, i professionisti potranno anche lavorare anche da casa, quindi è sicuramente una cosa fondamentale per i nostri territori. Voglio ringraziare la Regione Emilia-Romagna, Open Fiber, l'Epida, perché veramente hanno portato ottimismo nel nostro paese. Io da sindaco non posso che esserne ancora più felice. Ringrazio ovviamente anche l'amministrazione comunale, i miei tecnici, i miei assessori. La gente è contenta e quando è contenta la gente io da sindaco non posso essere che più felice di loro.